c'era un aspetto in cui la Juventus di Spalletti si era dimostrata carente, era senza ombra di dubbio la capacità di saper soffrire nei momenti difficili. Oggi è stata una sofferenza continua contro un'Atalanta davvero motivata, in forze, che voleva assolutamente rimettere in discussione la corsa Champions, e che secondo me avrebbe forse, devo dire, anche meritato qualcosina in più, ma giusto qualcosina. Però ho trovato una Juventus che, ripeto, insolitamente oggi, e devo dire nel secondo tempo, ha saputo tenere botta. Nel primo è un po' più casualità, e il fatto che davvero Kristovic in aria, Sciabolata la tira fuori, Scalvini anziché palo dentro, palo fuori. Quale altra chance? Quella di Zaleschi veramente di un nulla. Lì è che ti va bene. Lì non è capacità di saper soffrire, lì che ti va bene. Nella ripresa invece ho visto altro. Ho visto una squadra innanzitutto che è entrata per fare qualcosa in più anche se penso a Holm, no? Che non l'avevamo per nulla vista, invece poi è stato il giocatore che ha reso più difficile il compito all'Atalanta, perché il gol arriva da lui, che riesce a mettere quella palla in mezzo. Sull'altra occasione che crea la Juventus è sempre Holm, cutback per Thuram. E poi ripeto, una Juventus che ha dovuto soffrire oggi doveva soffrire, perché trovava un'Atalanta forte. L'Atalanta, l'ho già detto migliaia di volte, è inutile ripetermi, in questa categoria, nella nostra Serie A, l'Atalanta oggi, individualmente parlando, non è inferiore alla Juventus, e che nella prima parte di stagione è stata allenata in maniera scellerata, e con Palladino i numeri, le statistiche ce lo dicono ampiamente, ha cambiato marcia. Questa doveva essere la partita per loro. Ribadisco, metteva un po' di nuovo tutto a soqquadro. Non sono stati fortunati, diciamo, non sono stati fortunati e non sono stati precisi, ecco, perché poi tante volte l'ho detto della Juventus di Spalletti, che non è stata precisa. Oggi non è stata l'Atalanta. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo prima, come al solito vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo, assolutamente, perché l'algoritmo si ciba di questi pollici che altrimenti no, affossano, non è compagnia cantante. E vi ricordo ancora una volta, scusate se sono ripetitivo, per chi ancora non l'avesse fatto, e siete in tantissimi, il 48,2% di voi guardate i video e non vi siete ancora iscritti. Male, mattacchioni, per cui cerchiamo di abbassarla questa percentuale, e la prossima volta porto anche le statistiche su appunto quanti di voi mi state a sentire, e vi ringrazio comunque in ogni caso. Perdonatemi se sono sempre ripetitivo, però pare che sta roba funzioni, e quindi eccomi qui. Grazie ad ogni modo. Sì, da dove vogliamo partiamo dal fatto che questa vittoria, o meglio, è arrivato il rinnovo di Spalletti, rinnovo strameritato. Strameritato non per i risultati, perché prima di stasera Juventus non era nelle prime 4, oggi lo è, ovviamente c'è ancora da aspettare il Como, ma non parlo di risultati. La Juventus potrebbe ancora, e non è semplice, entrare nelle prime 4, anche nel caso non ci riuscisse, stiamo vedendo una squadra che migliora nei suoi aspetti, ripeto, anche stasera gara difficilissima, perché comunque mancava anche l'uomo tatticamente forse più importante della squadra bianconera, McKennie, sicuramente il giocatore più versatile, no? E quindi che ti permette anche di oscillare tatticamente, e mancava quindi un'arma assolutamente importante. E ti vai a giocare una partita difficile, ripeto, in un campo difficile, contro un avversario forte, un avversario motivato, e quindi le difficoltà oggi da parte della Juventus me le aspettavo. Non mi aspettavo un approccio così difficoltoso, l'approccio non è stato secondo me ottimale, si è fatta molto schiacciare, cioè i primi 30 minuti sono un monologo dell'Atalanta, che tiene bassa la Juventus, una Juventus che non riesce a tenere una palla, quindi un'Atalanta che ha fatto veramente una bella, l'Atalanta ha fatto una partita, ecco,
poi i risultati ti premiano, ti danno torto, ma noi dobbiamo guardare le partite, ragazzi miei, e ribadisco ancora una volta, la Dea è una squadra che ha soluzioni. Oggi è mancata precisione, scusate se sono ripetitivo, è mancato principalmente quello, perché nel primo tempo tra Kristovic, Zaleschi, chi più ragazzi, il palo di Scalvini e tante altre situazioni in cui comunque l'Atalanta ha spinto, ti devi portare avanti. Poi nella ripresa ci ha provato, De Ketelar tante giocate, ha provato a mettere anche da Spadori, però nel secondo tempo ho visto più presenza della Juventus, e una partita del genere. Poi gli episodi, come diciamo sempre, fanno la differenza, e devo dire un Carnesecchi che era stato bravissimo nell'uscita nel primo tempo, bravissimo. Carnesecchi è uno dei portieri più bravi, più bravi nelle uscite, perché nel primo tempo Boga mette quella palla che se non esce è solo davanti alla porta Calulu, quindi bravissimo lì. Poi invece penalizzato sul gol della Juventus, più che errore di Carnesecchi, secondo me lì tra lui e, se non sbaglio, Jim City, no? Che gli passa davanti e in qualche modo viene spiazzato. Ed è stato un gol pesante, però prima del gol già c'era stato un piccolo forcing della Juventus, che ripeto, nella ripresa l'ha approcciata in maniera diversa, poi ancora una volta è stata un po' risucchiata dalla forza dall'Atalanta, ma nella ripresa ha saputo tenere botta, perché poi mi ricordo una grande parata di Gregorio sempre su qualche palla inattiva, sulle palle inattive. Ecco, sulle palle inattive è stato talmente superiore all'Atalanta che doveva anche lì essere più efficace. Ritorniamo sempre un po' a questo discorso qua. E va così. E niente, è una Juventus che si porta a casa, ribadisco, 3 punti, e questi valgono 6. Valgono 6 punti perché oggi avessi perso, dovevi lottare su più fronti, con più squadre, tutte dentro, e invece questa vittoria mette un po' il pepe al sedere anche al Milan. Ragazzi, il Milan adesso deve stare attenti, lo dicevamo prima, sì, perché poi mi mangio e mi scordo. Però interessante questa corsa, e arriva, ribadisco, proprio nella serata, una delle serate decisive, arriva proprio quella vittoria sofferta, che però io sono convinto che ti faccia crescere. Sono queste le partite che ti fanno crescere, senza ombra di dubbio. Dispiace per la Dea, che avrebbe, ribadisco ancora una volta, per quanto visto, meritato qualcosa in più, senza ombra di dubbio. Però nessun però. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate alle case, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.